Nella scorsa puntata abbiamo conosciuto gli After Tarot. Per avere un quadro completo della situazione, oggi è il turno dei Before Tarot, i tarocchi del prima. Andiamo a scoprirli dopo la sigla. Ciao a tutti amici e amiche di YouTube, io sono Angela, benvenuti alla nuova puntata della Taroteca The Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Se vorrete acquistare il mazzo, in descrizione trovate dei comodi link che potranno tornarvi utili. Prima della fine della puntata troverete la schermata per accedere agli interattivi dedicati all'amore e all'icona per iscriversi al canale, nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Benvenuti nel vivo della puntata, siamo qui pronti per andare a vedere il nostro mazzo Before Tarot. Quello che vi mostro è la versione più classica, quella più semplice che trovate in commercio. C'è nella versione inglese il cofanetto molto più esaustivo, soprattutto perché all'interno c'è proprio un libro creato appositamente per comprendere al meglio questo mazzo. E questa sì, è vero, la versione più semplice. Adesso vi mostro tutta la scatolina. Bisogna fare molta attenzione, è abbastanza delicata, un po' come tutte le confezioni di questo tipo. All'interno troviamo nel libretto queste lingue: inglese, spagnolo, portoghese, francese, italiano, e andiamo adesso ad aprirlo. Allora, all'interno trovate, oltre alle 78 carte, questo metto qui così continuate a vedere la scatolina, le due carte all'inizio e alla fine, così di riferimento, di apertura e chiusura, con le varie pubblicità, e poi il libretto che ovviamente sì, è abbastanza piccolo, poi appunto essendoci più lingue, come già detto, è ovvio che troverete giusto una leggera infarinatura su quelle che sono le parole chiave, piccola spiegazione e parole chiave di ogni singola carta. La cosa carina, c'è anche la spiegazione e riferimento astrologico per ogni carta, lo vedremo meglio successivamente di fronte alle nostre carte. E poi è vero che va integrato, quindi sicuramente per chi inizia a conoscere questo mazzo può leggere le indicazioni che trova nel libretto, però è il caso assolutamente di andare ad approfondire, soprattutto se siete all'inizio e dovete studiare i tarocchi. Invece può essere una piccola integrazione per chi già li conosce i significati, appunto non avrete bisogno di questo libricino. Sicuramente, insomma, ci sono quelle indicazioni interessanti. Quello che vi dicevo prima, se volete proprio ulteriori spiegazioni, c'è la Corinne Kenner che ha creato questo mazzo, e anche gli After Tarot, quindi sono in stretta connessione. Se vi siete persi il video dove faccio la recensione degli After Tarot, lo trovate qui in alto a destra, così potete avere una visione più completa di questo, cioè del momento dopo
e del momento prima del mazzo originale, perché ovviamente si riferiscono tutte e entrambe alla visione principale, a quella che è l'originale Waite Smith. Per vedere, ovviamente questo lo mettiamo qui così potete anche visionarlo bene, quindi per avere quelle ulteriori informazioni, sì, effettivamente c'è quella versione inglese con questo bellissimo cofanetto dove c'è questo libro e vi spiega l'autrice la sua idea, il suo concetto del prima e del dopo, appunto in riferimento a questi mazzi. Quello che c'è da dire sull'aspetto pratico proprio della carta stessa, sono sì è vero abbastanza sottili, però la qualità è abbastanza buona, lucide, come potete vedere. Ci sono i bordi, quindi ogni carta ha il bordino bianco sia nel fronte che nel retro, e poi c'è questo bellissimo motivo floreale. E poi ovviamente siccome si rifanno, e vi consiglio, se non conoscete il mazzo Tarot Original 1909, vi consiglio di cliccare qui in alto a destra per avere il vero riferimento dal quale insomma è partito tutto. Ho recensito prima gli after perché in realtà sono nati prima rispetto a quest'altro mazzo qui, e non solo, ci sarebbe anche un altro mazzo che vedremo successivamente, i tarocchi della nuova visione, che fanno parte sempre di questa trilogia. La misura, giusto se vi interessa, ma io che ho delle mani piccole potete facilmente intuire che il mazzo è maneggevole interamente, facile da mischiare. La misura di ogni singola carta è di 12 cm per 6,6. Dicevo sia abbastanza resistente, però consiglio di mescolarle in un modo molto delicato da poter preservare quanto più a lungo possibile l'integrità della carta stessa. Dopo queste informazioni adesso passiamo proprio a conoscere innanzitutto i 22 arcani maggiori. Eccoci di fronte ai primi 22 arcani maggiori. Questo è un mazzo edito dallo Scarabeo. C'è la supervisione di Pietro Alligo e abbiamo anche Floriana Nativo. Per la parte artistica abbiamo Ion e Simona Rossi. Mi sarebbe piaciuta una certa continuità artistica con l'altro mazzo, l'After Tarot, dove è stato creato da Francesca Massaglia, però graficamente la qualità è comunque ottima. Più o meno i colori sono quelli del Tarot Original, dei tarocchi originali, quindi sono perfettamente in linea. E un'altra cosa importante è che ovviamente questo mazzo è consigliato a chi ama e si avvicina alla scuola tradizionale inglese, dove appunto abbiamo i 22 arcani maggiori raffigurati in questo modo, e dove abbiamo la forza al numero 8 e la giustizia al numero 11, cosa che invece nei tarocchi marsigliesi sono invertiti. E altra differenza è che in questo mazzo, come tutti quelli di discendenza dei Waite Smith, anche i tarocchi 56 minori sono, e li vedremo insieme successivamente, sono raffigurati ognuno con i propri personaggi e la propria scena, cosa che invece non troviamo nei marsigliesi. Quindi come già avete potuto notare dalle mie parole, effettivamente è un mazzo che deve piacere, però non ho nessun dubbio che appunto possa essere di vostro gradimento. Non ci sono grandi difficoltà, perché effettivamente per chi già conosce i tarocchi può essere un arricchimento, cioè trovare dei significati, delle ulteriori indicazioni, andando a vedere come è raffigurato in questi arcani il momento prima
di quello che noi già conosciamo nel momento originale, quello più famoso che vediamo appunto nel tarot original. E le cose rimangono più o meno, la scena, i personaggi, quelli che già si conoscono, però c'è l'aggiunta interessante di qualche elemento che appunto, come già vi ho detto, può arricchire sia magari nella disposizione dei personaggi, sia nella posizione soprattutto, quindi possono aiutare a capire effettivamente il passato di una situazione. Ovviamente per me è importante dire che questo mazzo può essere utilizzato per andare ad indagare gli aspetti del prima, gli aspetti del passato. Questo è vero, però può essere utilizzato anche come un normalissimo mazzo, ovviamente attingendo a quelli che sono i significati che già conoscete. Se non li conoscete, ovviamente siete appunto agli inizi, li dovete studiare, però questo mazzo va bene per tutti, sia per chi deve iniziare, sia per già chi è avanti. Vi ricordo che potete fermare il video in questo momento per avere la visione completa. Io consiglio sempre questa disposizione per conoscere gli arcani, averli tutti e 22 davanti, dove si può ben vedere il viaggio del nostro eroe attraverso i 3 piani dell'esistenza, quindi quello materiale, quello spirituale e quello celeste. E poi vi ricordo che per vederli ancora meglio trovate subito dopo, prima di vedere gli arcani minori, lo slideshow una per una, così magari potete, come già detto, screenshottare quelli che vi piacciono di più. E adesso appunto passiamo allo slideshow e passiamo poi ai 56 minori. Eccoci di fronte al primo seme, quello delle coppe. Siamo in riferimento dell'elemento acqua, come appunto si può vedere già nell'asso di coppe. Abbiamo quindi 10 numerali raffigurati ovviamente, come la tradizione Wade Smith, e i 4 arcani minori, carte di corte. Quindi abbiamo il paggio o fante, cavaliere, regina e re. Ho selezionato qualche carta dal tarot original, quelli che insomma mi piacciono di più, hanno attirato la mia curiosità, quindi giusto per darvi delle indicazioni, se appunto non li conoscete, però vederli vicino dà proprio quell'impressione di vedere quel momento in cui il prima abbiamo appunto l'inizio, la fase
dell'incontro, quando appunto ci si trova ancora distanti tra virgolette, ma comunque vicini, e invece poi arriva il momento del confronto, dello scambio, dell'unione in questo caso. E ecco, quindi poi mi piaceva anche molto il 3 di coppe, dove c'è la fase di preparazione e poi invece qui c'è proprio il momento del brindisi e quindi della condivisione, del festeggiamento di una gioia, di un qualcosa, di un evento in particolare. Poi abbiamo l'8. Anche l'8 di coppe è interessante perché si vede il momento prima del personaggio che in pratica sembra lasciare intuire che si è bevuto tutte le coppe, quindi ha preso quello che doveva prendere, e quindi poi è giunto il momento di allontanarsi alla ricerca di altro sapere, altra conoscenza, altre esperienze, e quindi ecco proprio la fase dell'allontanamento, cosa che qui in realtà non è ancora prevista, quella fase lì, però insomma si può intuire che comunque si trova a bere l'ultima coppa, quindi l'esperienza in quel momento sta per terminare e che quindi poi ci sarà una scelta da prendere successivamente, che in questo caso a livello conseguenziale c'è l'allontanamento. Questo è giusto per darvi degli input, delle indicazioni su come si possono utilizzare, e si possono utilizzare anche insieme i mazzi, appunto sia per vedere per esempio la classica lettura presente, passato, presente, futuro, appunto si possono usare per il passato il before, per il presente il mazzo tarot original, o comunque quello che vi piace usare, un mazzo contemporaneo sempre di discendenza dei Waysmith, e poi l'after per vedere appunto l'evoluzione futura, quindi questo è un suggerimento. Infine anche mi piaceva molto il 10 di coppe, che in questo caso notate sta piovendo, e quindi insieme, uniti, cercano riparo e poi gioiscono tutti insieme con appunto, dopo che finisce la pioggia, quindi c'è quel momento è vero, di tristezza può sembrare, però sono insieme, si stanno proteggendo, stanno cercando un riparo insieme, e quindi poi l'arrivo della gioia, della felicità con la fine della pioggia e appunto l'arcobaleno che spunta. Quindi anche questo insomma può essere una chiave interpretativa molto interessante. E adesso andiamo a vedere i denari. Eccoci di fronte agli arcani minori, in questo caso denari o pentacoli, e abbiamo quindi sempre i numerali da 1 a 10 e poi le 4 carte di corte, quindi il paggio, fante, cavaliere, regina e re, sempre ritratti quel momento prima. Anche qui ho selezionato giusto delle carte per mostrarvi il riferimento quindi del momento attuale originale con qualcosa. Mi piacerebbe mostrarvi di più e effettivamente dire tante altre cose, però durerebbe la puntata ore e ore, e poi vi toglierei insomma quel gusto di trovare voi stessi in ogni singola carta delle indicazioni, dei suggerimenti che appunto possono essere strettamente personali, e andare ad arricchire le vostre letture. Interessante il 2 di denari in questo caso, dove si vede appunto la fase in cui si prendono due situazioni, o comunque incomincia la fase del destreggiarsi tra più situazioni in questo caso, e invece qui rappresenta proprio il coinvolgimento nel presente di queste situazioni. In particolare anche il 5 di denari, dove non si vedono effettivamente i due
poveretti, malcapitati, personaggi che si stanno lasciando, stanno andando alla ricerca di aiuto e di sostegno, e quindi invece qui nel momento prima si vede quella luce che si sta accendendo proprio nella finestra vicino a loro, a fianco a loro, e quindi insomma anche qui si possono tracciare dei significati, che probabilmente basta seguire quella luce, quel qualcosa che si muove dentro di noi, e sicuramente possiamo trovare un aiuto, un sostegno al nostro bisogno e alle nostre necessità. Quindi questa è giusto un'indicazione. Ovviamente dipende sempre dal tipo di domanda, di lettura che dovete fare. Poi anche un'altra cosa era carina, il 6 di denari in questo caso, dove c'è la fase dove il nostro personaggio principale cerca di soppesare attentamente prima di dare o ricevere qual è il significato della carta, però principalmente insomma è la fase prima dove si soppesano queste scelte, e soprattutto che cosa e quanto dare a livello metaforico in una situazione oppure a una data persona. Quindi anche questo è molto interessante. Poi mi piaceva anche il 7, dove si vede la fase precedente, dove c'è ancora da sistemare le ultime cose, e prima di stare proprio lì fermi ad aspettare, oppure comunque essere soddisfatti di quello che si sta facendo, ma che non ancora si può cogliere. Potrebbe essere anche interpretato come il momento in cui si cerca di tastare il terreno per vedere se i frutti del nostro lavoro sono maturi per essere raccolti. Qui fa intendere che probabilmente non è ancora il momento giusto, si può tastare il terreno, e infatti poi arriva la fase successiva che è meglio aspettare. Come vi dicevo, possono essere proprio letti insieme, ma mischiati proprio insieme. Non dico anche con questi originali, tanto il dorso poi dividerli è facile perché hanno dorso completamente diverso. Può esserci qualcosa di carino anche come tipo di lettura se andate ad utilizzare, questi sono gli after insieme, e quindi anche il dorso è tra virgolette diciamo abbastanza simile nei soggetti rappresentati, tutte e due molto molto belle, però differenti, giusto perché se appunto li volete mischiare insieme, poi tranquillamente li potete facilmente separare. Potete fermare il video in questo momento per osservarli attentamente. Adesso noi ci vediamo con il seme di bastoni. Eccoci di fronte agli arcani minori dei bastoni, quindi siamo nell'elemento fuoco. Anche qui, se volete, potete fermare il video proprio per vederli meglio attentamente. Quindi abbiamo queste 14 carte, 10 sono numerali, anche qui abbiamo le nostre belle carte di corte, il nostro fante o paggio, cavaliere, regina e re. E anche qui ho selezionato giusto delle carte per darvi delle indicazioni. Abbiamo il 6, in questo caso ho scelto il 6 di bastoni, dove appunto si vede il momento prima di raccogliere il riconoscimento e la gloria, le soddisfazioni, le proprie vittorie. Quindi qui si vede proprio quel momento in cui viene il nostro personaggio insignito di questo riconoscimento e della coroncina d'alloro sulla testa. E poi la regina mi piace tantissimo, molto bella lei, anche nell'espressione del volto, molto dolce, un po' in contrasto con quella del momento successivo, quindi in caso passato e questo nel presente originale si vede maggior attenzione, come se effettivamente la carta che sappiamo noi, che conosciamo noi, ha una sua sensibilità, una sua attenzione e cura
nelle cose che la circondano, infatti c'è proprio dolcezza, c'è proprio tenerezza nei confronti del gattino sotto i piedi, e si vede, vi ho detto, anche nel volto. E anche qui si possono trarre delle indicazioni, nel senso che si può essere lo stesso dolci, sensibili, attenti, però immediatamente pronti ad osservare attentamente ciò che ci circonda. In questo caso 10 di bastoni, 10 bastoni, una carta un po' solitamente antipatica. Questo è vero, però si può appunto pescare il momento prima, come lo vediamo qui in questo caso, dove ci si sta proprio facendo carico del peso, dello stress, dell'oppressione, di magari prendere troppi impegni, di fare troppe cose contemporaneamente. E allora qui ci si può fermare un attimino a pensare, a scegliere magari le cose più importanti. E anche il 9 di bastoni, sì, effettivamente era molto molto carina, dove c'è l'attimo in cui ovviamente quest'uomo è fasciato in testa, vuol dire che comunque c'è stata una lotta, e noi effettivamente nel momento prima vediamo proprio questo che sembra essere un lupo feroce. Probabilmente hanno combattuto, o comunque il nostro personaggio combatte per difendersi, per tenersi alle spalle un nemico, un qualcosa che è stato duro, difficile, eccetera. Quindi anche qui ci sono delle utili informazioni. Adesso andiamo avanti a vedere l'ultimo seme, quello delle spade. Eccoci di fronte all'ultimo seme, quello delle spade. Siamo nell'elemento aria, quello un po' più difficile data l'atmosfera che appunto è presente nelle carte. Anche qui ho selezionato quelle più particolari, quelle che mi hanno colpito di più, come il 3 di spade, ad esempio, dove viene rappresentato il momento prima che il cuore sia trafitto da questa delusione, da questo tradimento, da questo dolore. Poi c'è anche il 6 di spade, dove si vede il momento in cui ci si prepara alla partenza. E poi c'è anche il 7 mi ha colpito molto, perché mentre si può intuire che questo giovanotto stia scappando da qualcosa, effettivamente c'è nel significato della carta la fuga da un furto, da una cosa poco un po' losca. E invece qui si vede proprio il momento in cui il nostro personaggio sta rubando le spade, e quindi rappresenta quel momento lì in cui si potrebbe evitare un qualcosa, magari per noi nelle nostre letture intercettarle come una sorta di avvertimento che è in corso una situazione di questo tipo, perché magari qui potrebbe essere già tardi, oppure noi che tentiamo di sfuggire a qualche situazione, invece qui nel momento precedente invece possiamo affrontarlo in modo diverso, invece molto più chiaro, molto più puro, anziché trovare degli escamotage di questo tipo. Poi c'è il 10. Ovviamente il 10 è abbastanza difficile come carta, perché parla proprio di quando si è trafitti dal dolore proprio alla schiena, quindi a maggior ragione delle difficoltà del tradimento, e qui del momento prima in cui sì, è vero, può arrivare qualcosa di inevitabile, però probabilmente ci si può preparare, perché come vedete ci sono questi uomini nascosti con le spade, pronti purtroppo a colpire il nostro personaggio. Ulteriori indicazioni, ovviamente abbiamo parlato della qualità, abbiamo parlato anche della parte grafica, che si rifà ovviamente a quella originale, come già detto. A livello stilistico, cioè ci sono anche, come abbiamo già detto, del bordo, si può notare questo trafiletto presente sia negli assi, sia nelle carte di corte, sia negli arcani maggiori in basso, dove appunto c'è scritto il nome della carta.
E invece per gli arcani minori troviamo, per tutti gli altri, troviamo il numero corrispondente a quanti del seme troviamo, quindi in questo caso il 3 di spade e troviamo 3 spade, qui troviamo 4 spade presenti proprio graficamente nella carta stessa. Una cosa che insomma volevo pure farvi vedere, diciamo all'inizio c'erano il fatto proprio di prendere e mischiare le carte, si possono usare insieme, come già detto, potete usare anche addirittura tutte, sarebbe un po' troppe eccessivamente. Io lo faccio soprattutto con gli arcani maggiori, così da poter intercettare e capire le varie differenze, i vari momenti, capire se magari una cosa è già successa o sta per accadere, quindi al di là della condizione tempo, perché se sto facendo una lettura e mi esce in una situazione futura una cosa che riguarda appunto il before, il mazzo before, vuol dire che sarà questa la condizione futura nella fase di preparazione ad una partenza, ad un viaggio, a un nuovo percorso di vita. Quindi qui, come vedete, abbiamo ulteriori indicazioni e non l'ho fatto vedere all'inizio, però insomma tanto abbiamo già parlato del prima e del dopo e del durante, quindi con i tarot original. Qui in questo caso per esempio possiamo vedere il matto che qui è già sul baratro, invece qui sta andando a prendere la rosellina che ha in mano. Il carro molto bello dove si vede appunto lui qui già dentro il carro stesso, invece qui sta salendo e si sta preparando alla partenza. Anche la forza è molto bella perché qui si vede proprio la fase pre dove l'istinto più basso, la forza del leone salta fuori, invece qui è già dominato. Anche la temperanza molto bella, lei che si sta preparando alla fonte primaria per andare ad accogliere l'acqua, insomma, che l'aiuterà a moderare le situazioni e gli istinti, la sua interiorità. E poi bella anche il giudizio in questo caso, dove i nostri personaggi nelle tombe sono ancora, tra virgolette, addormentati, inconsapevoli, e poi arriva lo squillo di tromba, cosa che qui si può vedere dal disegnino che salta fuori, questi segnetti dalla tromba. Invece qui si sta ancora preparando a suonare, e invece qui arriva proprio il momento della chiamata. Insomma, quindi come vedete, spero insomma di avervi dato una piccola infarinatura, piccola, breve ma intensa, che vi può sicuramente aiutare. Poi un'ultima cosa è il riferimento astrologico che vi avevo anticipato, lo trovate qui, quindi se voi avete già conoscenza dell'astrologia, allora quindi sapete già che ci sono tutti i riferimenti. Per esempio per il matto abbiamo Urano, per il bagatto abbiamo Mercurio, la Luna per la papessa, Venere per l'imperatrice, per l'imperatore abbiamo l'Ariete, eccetera eccetera. Per gli arcani minori troviamo ovviamente le indicazioni del pianeta nei vari segni. Ad esempio proprio in riferimento alle spade abbiamo il potere dell'aria, quello che è dell'asso, e poi insomma continua con la luna in bilancia, poi abbiamo Saturno in bilancia, eccetera eccetera. Trovate tutto qui scritto. Magari per chi non conosce questi aspetti, queste caratteristiche, questi riferimenti degli arcani, potrebbe essere un punto, un nuovo inizio per andare anche a scoprire queste belle corrispondenze, questo bel matrimonio e connubio di significati, sempre da aggiungere alle vostre letture. Si conclude qui la visione e il racconto di questo mazzo. Spero che vi sia piaciuto e noi ci rivediamo alla prossima. Grazie, ciao!